Grazie. Dal punto di vista professionale mi è andato tutto bene, io sono arrivato alla Ferrari per fortuna, nel senso che quando mi sono laureato Ferrari cercava un giovane ingegnere aerodinamico e un mio professore mi ha detto: ma ti potrebbe interessare andare in Ferrari? Ovviamente ci si va a piedi, e infatti il giorno dopo essermi laureato sono piombato subito a Maranello. Enzo Ferrari mi ha accompagnato nella sala riunioni dove alle pareti c'erano i pezzi delle vetture che sono rotti, le bielle, i pistoni, le valvole, il cuscinetto del cambio, l'ingranaggio. Non è stato esplicito, ma secondo me voleva dirmi si può sbagliare, ma bisogna cercare lo stesso errore di fare una volta sola. È una lezione che mi sono portato dentro ancora adesso, insomma ancora adesso noi facciamo molti errori, però cerchiamo di analizzarli per bene per cercare di non ripeterli. E poi dalla Ferrari veramente io ho imparato da morire, perché eravamo in pochissimi e in Ferrari si faceva tutto, unico costruttore al mondo che faceva il motore, il cambio di velocità, che di solito oggi i costruttori di vetture da corsa fanno il telaio, poi c'è qualcuno che fa il motore. Ferrari faceva tutto, non solo, faceva la Formula 1, ma faceva anche le vetture per le gare di durata, poi faceva la Formula 2, poi faceva i 2 litri per le gare in salita, faceva veramente tutto. E c'erano dei personaggi con una esperienza incredibile, con una competenza incredibile, pochi, il tutto in una dozzina di persone, dove in quell'ufficio tecnico venivano definite solo le parti principali, ma poi tanta parte che occupa molto tempo, la definizione dei dettagli, come tutta la componentistica, le tubazioni, l'impianto benzina, l'impianto elettrico, l'impianto dell'olio, e si diceva sì, questo lo facciamo in opera. C'erano dei capi meccanici che avevano l'esperienza per poter fare la soluzione migliore, e poi si prendevano, facevano delle foto, si prendevano delle micro attrezzature per poter riprodurre, insomma una parte di progettazione veniva fatta anche da dei meccanici con un'esperienza incredibile. Ecco, lì ho cominciato a imparare, e poi la fretta di voler andare in pista mi ha accompagnato poi nella presenza in Maserati. Poi quando Maserati ha smesso di fare le rivetture da competizione perché aveva dei problemi economici, sono andato in Lamborghini, e anche lì ho continuato a imparare. Arrivo a dire che io sono stato un apprendista allora e lo sono ancora adesso. Fortunatamente ho l'opportunità di continuare a imparare delle cose nuove tutti i giorni. E questo mi rende ancora piacevole, alla mia età di 87 anni, la possibilità di entrare in azienda. Non c'è ovviamente l'energia di una volta, ci sono i ragazzi giovani che hanno questa esperienza con i sistemi moderni di progettazione di calcolo che sono incredibilmente più veloci delle mie, però l'idea di cercare di pensare delle soluzioni interessanti, delle soluzioni nuove, a cercare di capire dove si è sbagliato, dove abbiamo sbagliato, per cercare di fare meglio, di non farlo più, a cercare di pensare quello che fanno gli altri, per cercare anche se necessario, di copiarli, perché io ho anche copiato molto, nel senso che ho sempre guardato quello che facevano gli altri, e quando vedevo che c'erano alcuni pensabilmente bravi, come Colin Chapman, che faceva delle soluzioni semplici, che quando le vedevi dici: Dio buono, ancora una volta è stato più bravo di tutto, faceva delle soluzioni con il minimo di pezzi, con il più leggero possibile, e alla fine il più facile da montare, da costruire.
ecco, la voglia di continuare a imparare c'è sempre stata e c'è ancora, fortunatamente. La prima vettura che ho fatto è stata una vettura che non ha mai terminato una competizione, però è stata molto importante, insomma, era ancora, lavoravo per De Tomaso, però nel tempo libero ho pensato di fare quella vetturetta utilizzando delle componenti di vetture già costruite, come il cambio derivato dal Fiat 850, dei componenti che arrivavano da un supercar fatto dalla Tecno di Bologna. C'era un mio collaboratore, Dante Cordani, che lavorava con mio padre, no, il collaboratore di mio padre, che mi ha aiutato a fare questa vetturetta. La ditta non c'era ancora, si chiamava VDM, come varano le gare, che mi ha dato due lezioni importanti. La prima è che io non potevo correre perché non era il mio mestiere, insomma, perché andavo più piano degli altri, l'ho capito in fretta, insomma. Gli altri avevano un altro passo. Secondo è che bisogna sempre cercare di fare qualcosa di diverso, se no lì c'era già l'idea di quella che poi sarebbe diventata la nostra prima avventura stradale, il telaio a tre posti, che permetteva di fare delle soluzioni semplici, di fare un modo di interpretare il regolamento un po' alla Chapman. Il regolamento diceva che le vetture da competizione sport, quelle per le gare in salita, devono avere almeno due posti. Lui ha detto facciamone tre, il posto di guida centrale, quelli laterali sono quasi così, per ragioni di regolamento, ma lo facciamo intorno alla parte centrale come se fosse monoposto. E questo ha semplificato in modo incredibile il modo di fare la vettura, insomma questo è stato di grande vantaggio. Dopo un po' di tempo hanno detto le vetture non almeno due, ma hanno detto due, allora non si è più potuto fare quella soluzione. A un certo punto Lamborghini non poteva fare competizioni, anche se all'inizio aveva veramente l'intenzione di fare competizioni, ma era troppo preso col costruire le automobili di serie, perché c'era una crescita veramente importante con delle automobili interessanti come la Lamborghini Miura. Sono passato attraverso la De Tomaso, dove ho fatto delle esperienze molto interessanti, una per me terribile, che è stato la morte in Formula 1 di Piers Courage, che era diventato un amico. Poi De Tomaso è stato acquistato dalla Ford, che ha deciso di smettere con le corse. Allora ho cominciato a pensare, se voglio correre devo farlo io. E allora, approfittando del fatto che una buona collaborazione con la Lancia per lo sviluppo della Stratos mi permetteva di mantenere la famiglia, sono partito piano piano in un garage dietro casa, quindi non dovevo nemmeno pagare l'affitto, con un mio collaboratore di Varano, poi con due e con tre, a costruire la prima vettura. Questa è stata nel 72, quella che è diventata poi la nostra vettura che ci ha fatto conoscere in Italia, prima in Italia, poi in Germania, poi anche in Francia. Avevamo fatto una vettura che non faceva l'assoluto perché aveva dei motori al massimo fino a 1300, quindi non con tanta potenza, però che vinceva la classe bene, che era interessante. È stata quella che ci ha permesso di farci conoscere, è stato il primo passo. Abbiamo cominciato a irrobustire la squadra, dei ragazzi hanno cominciato a capire meglio, abbiamo cominciato a capire meglio che un conto è disegnarle, un conto poi anche costruirle, quindi c'era ancora più attenzione per la semplicità di costruzione, per la semplicità dell'attrezzatura. Insomma, è cominciato quel percorso di apprendimento che ci ha portato piano piano ad avere una bella presenza nelle vetture sport. Poi successivamente la prima Formula 3, dove si vinceva, all'inizio si perdeva anche, ma si vinceva qualche volta in Italia, poi si è vinto bene in Italia, passo passo, poi abbiamo cominciato ad andare all'estero. È stato l'inizio della nostra espansione. Nelle automobili da competizione, ma nelle automobili in genere, l'attenzione per l'aerodinamica c'è sempre stata. A cominciare ci sono delle foto del 1896 che vedono una vettura francese, la Jamais Contant, che fa i 105 km/h, dove c'è una grande attenzione per l'aerodinamica. Però l'aerodinamica è sempre stata in funzione della riduzione di resistenza. E anche quando era al Politecnico si guardava l'aerodinamica da quel punto di vista lì, solo per ridurre la resistenza. Poi l'aerodinamica come la vediamo adesso è cominciata negli Stati Uniti, stranamente.
ma c'è stata un'azienda della Chaparral che ha anche cominciato a pensare che per vincere le gare si doveva andare forte in curva, perché andando forte in curva poi sei più forte, fai più forte tutto il pezzo fra le due curve, anche se perdi un po' della velocità massima. Hanno cominciato prima a far vedere le vetture con le ali, addirittura avevano fatto una vettura che era una sorta di aspirapolvere con due ventole azionate da un motore da 75 cavalli che facevano vuoto sotto la vettura si era schiacciata per terra e stravincevano tutto. È stata poi proibita quella soluzione lì perché era anche un po' pericoloso, perché in un certo senso puliva le strade, buttava tutto in faccia al pilota che seguiva. Però ha fatto capire a tutti che se vuoi andare forte devi fare le vetture che siano schiacciate per terra, quindi lavorando anche sulla parte bassa che non si vede della vettura. Si diceva anche che se il progettista della vettura fosse una formica ci sarebbe più attenzione al sotto che al sopra, mentre invece noi che vediamo la vettura dall'alto ci eravamo abituati a fare l'aerodinamica sulla parte che vedevamo. Allora si è cominciato dopo Chaparral, dopo l'attenzione al carico verticale più che alla resistenza, a guardare anche quello che succedeva sopra, e per capirlo bene ci voleva anche il tappeto mobile. Nell'uso normale c'è l'aria e la strada che sono fermi e la vettura che si muove. Nella galleria a vento c'è la vettura che sta ferma e c'è l'aria che si muove c'è un tappeto che si muove che riproduce la strada. È l'unico modo per riprodurre il fenomeno vero, per studiarlo bene. Noi siamo stati i primi in Italia a fare qualcosa del genere, ispirandoci a una soluzione che c'era in Inghilterra in un centro di ricerca, e era di velocità modeste, era di dimensioni piccole, però ci ha permesso di avere quel piccolo vantaggio che poco per volta ci ha portato a superare l'inglese. È stata la chiave che ci ha fatto superare l'inglese, insieme ad un'altra semplificazione, che noi siamo stati i primi nel campo della Formula 3 a copiare quello che ha fatto Chaparral, a far diventare il motore integrante come parte strutturale del telaio, quindi il telaio finiva dietro la schiena del pilota, e quello lì ci ha permesso di fare delle vetture più rigide, più semplici. Ci ha permesso quel vantaggio che poco per volta, passo dopo passo, ci ha permesso di entrare anche finalmente anche in Inghilterra, e poi di avere la maggior parte delle vetture di Formula 3 costruite da noi. È stato un percorso importante, ma un percorso che ci ha permesso di crescere, sempre accompagnati dal bel rapporto con la Lancia, che era quella, l'apporto come una cosa importante, che permetteva di giocare su delle partite di Serie A, confrontandosi con i grandi costruttori, con le risorse necessarie anche per fare delle vetture fatte bene, con una galleria evento, peraltro senza tappeto mobile, ma in scala 1-1 come quella di Pininfarina. E anche lì abbiamo, diciamo, come al solito ci è capitato spesso di essere pagati per imparare. Abbiamo imparato molto anche con Lancia è stato fondamentale per lo sviluppo della nostra crescita. Allora, io sono molto riconoscente al mio paese e agli abitanti del mio paese, perché mi sono stati molto vicini nella crescita, e anche perché i primi miei collaboratori hanno corso come dei rischi. Io ricordo che i primi tre, che erano anche miei compagni di classe, che avevano lasciato il posto in Fiat o un altro posto importante, e mi ricordo che tutti e tre i genitori loro, che conoscevo bene perché ero cresciuto con i figli, dicevano: ma tu sei sicuro di quello che fai? E la mia risposta è stata: io spero di essere sicuro, spero di riuscire, i segnali mi dicono che dovrebbe andare bene, però la sicurezza non c'è. Come dire, c'è della gente che ha corso dei rischi insieme a me. Poi quando c'era da fare qualcosa ho sempre avuto tanti amici vicini, insomma. La stessa costruzione dell'autodromo è stato come si potrebbe dire, un'attività comune. Insomma, tutto il paese si è costruito, perché l'autodromo è di proprietà del comune, perché tutti hanno lavorato gratis per fare questo autodromo intorno a quello che era il campo di calcio. Fortunatamente siamo cresciuti e c'era la necessità di crescere anche dimensionalmente. L'ultima cosa che abbiamo pensato è andare da un'altra parte, insomma. Abbiamo trovato la possibilità di acquisire questo terreno qui di fianco all'inizio del paese, e qui abbiamo cominciato poco per volta a costruire il primo pezzo, poi a crescere, a fare un altro pezzo, a fare la seconda galleria vento, che era più grande di quella che avevamo nel primo stabilimento, quello costruito dietro la mia casa in paese.
casa dove peraltro sono nato e dove vivo tuttora. E qui abbiamo all'inizio, se la guardo adesso le dimensioni, mi sembrava grande grande, poi adesso invece mi accorgo che era piccola piccola, però è già stato un grande salto di qualità perché abbiamo cominciato a prendere anche delle macchine utensili più importanti, avvicinarci a dei processi più importanti, insomma c'era abbiamo affrontato anche la Formula 1, abbiamo fatto tante belle cose, quindi è stata una fase che tutte le volte pensavo ormai ormai ci siamo fermiamoci, poi continua a crescere perché inevitabilmente, fortunatamente, crescono diciamo, i rapporti con delle marche famose che lavorano volentieri con noi e adesso ci troviamo sempre fortunatamente a essere un pochettino piccoli, insomma io sono da questo punto di vista quello che frena un po', insomma noi stiamo calmi, vediamo cosa succede, non esageriamo, però credo che fra un po' di tempo dovremo trovare qualche forma di espansione perché siamo stretti un'altra volta. Mi rincresce, ecco, questo faccio un po' fatica ad espandermi perché ho anche un po' paura di momenti negativi. Fortunatamente tutto è andato bene, fortunatamente siamo riusciti ad avere sempre una gestione molto tranquilla e positiva, quindi non abbiamo dei problemi di carattere finanziario, quindi diciamo, la prudenza è sempre regina anche in quelle scelte. Però insomma questa è stata la prima parte importante, lo stabilimento qui di Varano, che poi fortunatamente ci ha permesso poi di lanciarci ancora di più. Ecco, qui ci sono un po' le vetture che hanno caratterizzato l'evoluzione della nostra azienda. Questa è la Miura, la vettura della quale sono più orgoglioso, la vettura che c'era prima ancora che cominciassimo l'attività qui a Varano, però da quella vettura ho imparato tante cose perché poi le ho riportate anche in tante vetture che vedremo dopo. Qui la bike di Zanardi, della quale abbiamo fatto lo sviluppo aerodinamico e anche la produzione di carbonio. Qui c'è un rapporto di grande amicizia, di grande nostalgia, con la voglia, sempre la speranza di poter parlare ancora con quel vulcano di entusiasmo e di passione che è Alex. La vettura che ci ha accompagnato nella prima vittoria, anche qui c'è un legame con la Miura, perché anche questo è il motore posteriore trasversale, quindi l'architettura è la stessa come questa, anche un'evoluzione della competizione della X19, che ha la stessa architettura della Miura e la stessa architettura della Stradale, come la Lancia Stratos, che è stata la vettura che ci ha dato il coraggio di partire, perché è quella che garantiva anche una quantità di lavoro importante, un committente serio, ti permetteva di lavorare a un livello alto, una vettura che ha vinto di tutto e di più, campionati mondiali rally, il Giro d'Italia, la Parigi-Dakar diverse volte, insomma, con la quale ho passato anche delle esperienze magnifiche, per esempio quando si metteva appunto quella macchina in Corsica con dei personaggi incredibili come Munari o come André. Sempre più altre due vetture della Lancia che sono venute dopo la Stratos, cioè la LC2 e poi la Beta Monte Carlo. La Beta Monte Carlo è una vettura anche quella che ha vinto il campionato mondiale, sempre con la stessa architettura della Stratos, insomma c'è sempre una parentela. Tutte queste vetture hanno un motore posteriore centrale, che per un bel periodo di tempo è stata una caratteristica delle nostre vetture, delle vetture che facciamo noi a Varano, e con la Stratos siamo stati i primi a fare una vettura stradale a motore posteriore centrale. Era un periodo quello in cui le vetture da corsa avevano tutto il motore posteriore, però le vetture stradali, anche le Ferrari, avevano il motore anteriore. Allora ho proposto a Lamborghini perché non le facciamo una vettura stradale con il motore posteriore, e Lamborghini ha detto perché no, e allora come siamo partiti lì e poco per volta le lezioni poi le abbiamo riportate sotto le vetture cercando di migliorare. Questa è la nostra prima Formula 3 con la quale abbiamo, come al solito, vinto ma anche perso.
forse più perso che vinto, perché il primo anno non abbiamo nemmeno vinto il campionato italiano, però abbiamo anche imparato tanto, è stato qui un altro corso di apprendimento. Lì però c'è stata la prima vettura in carbonio, che è quella, la Formula 3 in carbonio, che è stata quella che ci ha permesso di arrivare anche prima in Francia e poi in Inghilterra, di fare il salto di qualità. Queste qui sono tutte vetture importanti, perché con questa vettura abbiamo vinto la 24 ore di Daytona, l'evoluzione della Formula 3, e poi anche questa è una vettura molto importante. Siamo ritornati con questa vettura, una Can-Am, all'idea della prima macchina con motore centrale, la vettura a ruote coperte motore centrale. Questa vettura era guidata da Guy Villeneuve. Questa è una Formula 3 nella quale è stata evidenziata l'evoluzione verso la sicurezza delle vetture da competizione. È stato evidenziato anche che ne mancava un pezzetto. Su questa vettura non è successo niente, perché i casi hanno girato bene e la vettura, che ha fatto un salto incredibile, è finita addirittura in una tribuna dove fortunatamente non c'era nessuno. Non è successo niente per la pilota, che è una ragazza che ancora corre con le nostre macchine, perché ha avuto fortuna, ma anche da quell'incidente si è partito per fare una protezione davanti al pilota, e adesso il pilota è molto più protetto di quanto non fosse anni fa. E qui c'è il salto proprio l'incidente che ha avuto, la vettura che vola, e dalle anche tutte le prove di crash che facciamo per vedere di fare le vetture sempre più sicure. Questa è stata la prima vettura che ha vinto alla 24 ore, alla 500 miglia di Indianapolis, la gara più importante degli Stati Uniti, e lì il primo anno, come ci capita abbastanza spesso, abbiamo perso, ma poi il secondo anno abbiamo vinto. Poi abbiamo perso, poi abbiamo vinto, poi anche sbagliando, con l'idea che sbagliando si impara, ma con la voglia sempre di andare più forte, per merito non mio ma di tanti collaboratori bravi. Adesso negli Stati Uniti abbiamo una fetta importante della nostra attività, ci ha riconosciuto insomma una competenza importante, perché costruiamo tutte le vetture che corrono in Indianapolis, sono costruite da noi, sono diverse soltanto per il motore che è installato. Anche le vetture della categoria inferiore, la Indy Light, sono costruite da noi. Poi da quest'anno anche tutte le vetture della categoria NASCAR, che è la più nota, quella che corre negli ovali, sono progettate da Varano, e quelle delle gare di durata, la 24 ore tipo 24 ore di Daytona, 12 ore di Sebring, che lì siamo messi bene, perché c'era domenica scorsa una gara a 12 ore di Sebring dove abbiamo fatto primo e secondo. Questa è una traiettoria importante, perché la Formula E è una formula che è tutta elettrica, le vetture sono tutte uguali esteticamente, però la parte di recupero di energia è diversa per tutte le vetture. È molto importante per noi, perché ci impone di cercare di imparare che cosa succede oltre il motore convenzionale, e in un'azienda come la nostra, che è per definizione fatta proprio di apprendisti, questa qui è molto importante, perché veramente si passa sempre un pochettino più avanti, e qui è ormai l'attività principale, diciamo l'attività più difficile, l'attività dove ci sono più cose nuove da imparare, l'attività dove magari facciamo più errori, è proprio la parte elettrica e elettronica, ma è proprio attraverso quegli errori che noi continuiamo a crescere, e dove ci sono tanti giovani che hanno la competenza in queste cose e che cercano di affinare queste competenze. Poi qui ci sono due Formula 1, questa è quella che abbiamo costruito noi, che ha avuto per le dimensioni del team anche dei risultati ragionevolmente soddisfacenti, perché abbiamo fatto 2 terzi posti, quindi ci siamo più volte al podio, però c'è evidente la differenza tra questa che è più piccola di una Formula 3 di oggi, e la Formula 1 attuale, quella per la quale contribuiamo per con il team AS. Poi qui abbiamo la nostra vettura stradale, e là c'è anche la
vettura che corre nelle gare di durata negli Stati Uniti. Spero che abbiate avuto la possibilità di capire quello che facciamo, quanto è diversificato il nostro lavoro e quanto siamo con piacere obbligati a crescere, a imparare, a reinventarci ogni giorno. Mi ha fatto molto piacere parlare con voi e vi saluto. Adesso vado a cercare di imparare ancora qualcosa anche io. Arrivederci.